Hai mai desiderato addentrarti nel cuore di Roma sotterranea? Il nostro documentario esclusivo ti porterà in un viaggio affascinante nelle catacombe, svelando i segreti dell'epoca di Domiziano e il ruolo di questi luoghi misteriosi per i primi cristiani. Non perderti l'inchiesta completa. Anno 81 d.C. Roma è sotto il pugno di Tito Flavio Domiziano, un imperatore che, tra grandezza e sospetto, getta un'ombra inquietante sulla nascente comunità cristiana. Sotto questa superficie di potere e repressione, un mondo sotterraneo attende di rivelare i suoi segreti. Le catacombe furono veri rifugi per i cristiani perseguitati o semplici cimiteri? Questa inchiesta si addentra nelle oscure gallerie, tra indizi silenziosi e fonti storiche, per scoprire la verità su questi luoghi misteriosi e il loro ruolo nella storia della fede. Era l'anno Domini 81 quando Tito Flavio Domiziano assunse il trono imperiale, succedendo al fratello Tito. Per l'urbe si aprì un'epoca di profonde contraddizioni. Lo splendore architettonico e il consolidamento del potere imperiale si intrecciavano con un crescente clima di sospetto. La repressione, sebbene non ancora sistematica come nelle persecuzioni successive, gettava un'ombra inquietante sulla nascente comunità cristiana. Ma cosa accadeva veramente sotto la superficie di questa Roma grandiosa? Svetonio, storico di Roma, ci descrive il carattere dell'imperatore Domiziano come crudele e fin da ragazzo insolente e oltre che superbo, anche presuntuoso. Un ritratto che alimenta l'interrogativo sul destino di chi non si conformava al suo volere. Contrariamente a una credenza diffusa, le catacombe non nacquero come rifugi improvvisati, ma come espressione di una prassi funeraria comune a diverse culture dell'epoca, inclusa quella ebraica e, in seguito, quella cristiana, spiega la dottoressa Elena Rossi, archeologa dell'Università di Roma III. La necessità di seppellire un numero crescente di fedeli, unita al desiderio di una sepoltura comunitaria e alla credenza nella risurrezione, portò alla creazione di questi vasti cimiteri sotterranei. Le prime testimonianze risalgono al secondo secolo d.C., ma la loro espansione significativa avviene nei secoli successivi. Le scoperte di Giovanni Battista de Rossi nel XIX secolo, fondamentali per la comprensione delle origini e della topografia delle catacombe, confermano questa funzione primaria. Ma sotto il velo della funzione funeraria c'era qualcosa di più? Il regno di Domiziano fu segnato da una crescente intolleranza verso coloro che non si conformavano al culto imperiale. Sebbene non vi sia stata una persecuzione generalizzata dei cristiani paragonabile a quelle di Nerone o Diocleziano, alcune fonti suggeriscono un clima di ostilità e sporadiche azioni repressive. L'accusa di ateismo, il rifiuto di riconoscere gli dei romani, era un'arma potente nelle mani del potere, una minaccia costante sulla testa di chi abbracciava una nuova fede. Ma quanto fu intensa questa minaccia? Eusebio di Cesarea, nella sua Storia ecclesiastica, menziona una seconda persecuzione sotto Domiziano, sebbene i dettagli siano scarsi e ancora oggi dibattuti dagli storici moderni. Eusebio cita persino il martirio di Flavio Clemente e l'esilio di sua moglie Flavia Domitilla, membri della famiglia imperiale, accusati di ateismo, un'accusa che alcuni studiosi identificano con l'adesione al cristianesimo o al giudaismo. Questo ci porta a chiederci: le catacombe potevano offrire davvero un riparo da questa crescente morsa? La conformazione labirintica delle catacombe, con i suoi chilometri di gallerie sovrapposte, poteva offrire un riparo temporaneo, afferma Marco Ferri della Società Speleologica Italiana. Le strettoie rendevano difficile l'accesso a gruppi armati e la conoscenza dei percorsi interni poteva permettere ai fedeli di nascondersi e sfuggire a eventuali incursioni. Ma la verità è più complessa. Le analisi archeologiche e topografiche confermano la funzione primaria di cimiteri, pur riconoscendo la possibilità di utilizzi occasionali come rifugi. Non erano progettate per l'abitazione prolungata. La mancanza di luce naturale, la scarsa ventilazione e l'umidità le rendevano ambienti insalubri. Un rifugio temporaneo forse, ma non una casa. Chi osava avventurarsi in questi luoghi oscuri? Le iscrizioni nelle catacombe sono testimonianze preziose della fede e della vita delle prime comunità cristiane. Troviamo spesso formule di pace, i pax tecum, invocazioni ai santi e simboli che alludono alla fede in Cristo e alla speranza nella risurrezione, rivela la dottoressa Laura Bianchi, paleografa dell'Università di Bologna.
In un periodo di potenziale pericolo, questi simboli potevano avere anche una funzione criptica, permettendo ai fedeli di riconoscersi senza destare sospetti esterni. Alcune abbreviazioni o frasi in codice potrebbero aver avuto significati specifici per la comunità. Sono queste le prove di un codice segreto in un'epoca di paura? Le pitture e i graffiti, analizzati da storici dell'arte paleocristiana come André Grabar, offrono indizi sul pensiero e sulle pratiche delle prime comunità cristiane. La loro interpretazione in chiave di messaggi segreti durante periodi di tensione è una teoria plausibile, sebbene difficile da provare in modo definitivo per l'epoca di Domiziano. La tradizione cristiana successiva ha spesso enfatizzato il ruolo delle catacombe come luoghi di rifugio e di sepoltura dei martiri durante le persecuzioni. Sebbene per l'epoca di Domiziano le prove di una persecuzione sistematica siano scarse, è plausibile che, in un clima di paura e delazione, i cristiani abbiano cercato rifugio temporaneo in questi luoghi considerati sacri e inviolabili dalla legge romana, almeno fino a un certo punto. Fonti agiografiche come gli Atti di Sant'Agnese o di altri martiri romani, sebbene spesso posteriori all'epoca di Domiziano, riflettono una memoria collettiva delle catacombe come luoghi legati alla persecuzione e alla resistenza cristiana. È cruciale, tuttavia, analizzare queste fonti con cautela, distinguendo tra la realtà storica e la narrazione edificante. Sotto Domiziano, il potere imperiale era sempre più centralizzato e la sua volontà aveva forza di legge, spiega il dottor Fabio Mancini, esperto di diritto romano dell'Università di Siena. Le accuse di crimen laesae maiestatis, lesa maestà, e di sacrilegium, sacrilegio, potevano essere facilmente utilizzate contro coloro che non si conformavano al sistema religioso ufficiale. Il rifiuto del culto imperiale era visto come un atto di sovversione politica e le conseguenze potevano essere gravi, inclusa la confisca dei beni, l'esilio o la pena di morte. Le lettere di Plinio il Giovane a Traiano, suo successore, sulla gestione dei cristiani in Bitinia e Ponto, offrono uno spaccato della politica imperiale all'inizio del II secolo d.C., sebbene posteriori, riflettono una continuità nelle preoccupazioni del potere romano riguardo alla diffusione del cristianesimo. Le catacombe conservano ancora oggi molti misteri. Alcune gallerie sembrano condurre a vicoli ciechi, altre presentano tracce di sigillature antiche. Oggetti di uso quotidiano ritrovati in alcune nicchie sollevano interrogativi sulla loro reale funzione. Furono davvero solo luoghi di sepoltura? O celano storie di fughe disperate, di incontri clandestini, di vite vissute nell'ombra per sfuggire alla vigilanza del potere imperiale? I rapporti di scavo delle diverse catacombe documentano spesso ritrovamenti anomali o strutture particolari che non si spiegano facilmente con la sola funzione funeraria. L'interpretazione di questi elementi rimane oggetto di dibattito tra gli studiosi. L'epoca di Domiziano rimane un periodo controverso nella storia del cristianesimo. Le fonti sono frammentarie e spesso di parte, ma il silenzio delle catacombe, con le sue gallerie oscure e le sue iscrizioni evocative, ci sussurra una storia di fede, di resilienza e forse di segreti nascosti. Se non furono rifugi sicuri e permanenti, rappresentarono certamente un luogo di comunità, di speranza e di memoria, per una fede che, nonostante le ombre del potere imperiale, continuava a crescere nelle viscere della città eterna. Il mistero di cosa accadde realmente in questi labirinti sotterranei durante il regno di Domiziano continua ad affascinare e a interrogarci sul fragile confine tra fede, paura e potere nella storia di Roma.